Quando diciamo carte Pokémon, pensiamo a un gioco per bambini. Ma questa è già la prima bugia. Il Pokémon Trading Card Game nasce nel 96. Non come gioco competitivo, ricordatevi, ma come prodotto da vendere a pacchetti sigillati. Il primo dato chiave che vi do è questo. La Pokémon Company non vende singole carte. Vende pacchetti casuali. Stesso prezzo, contenuto imprevedibile e valore assolutamente variabile. Questo non è un dettaglio, questo è il cuore del sistema. Dal primo giorno Pokémon introduce 3 elementi precisi. Distribuzione casuale, rarità dichiarata ma non misurabile, valore percepito non fisso e non serve sapere giocare. Non serve conoscere le regole. Serve solo aprire. Un dato spesso ignorato è che la maggior parte delle carte Pokémon non viene mai giocata. Viene semplicemente aperta, valutata, confrontata e scambiata. E dopodiché, come feci anch'io, accantonata. Il gioco competitivo esiste, ma non guida il mercato. Il mercato lo guida il pack opening. Se fosse davvero solo un gioco, le carte sarebbero vendute singolarmente, il valore sarebbe legato alla forza in partita, ma non alla probabilità. Ma non funziona così. 2 carte stampate nello stesso stabilimento, lo stesso giorno, con lo stesso costo industriale, possono valere benissimo 10 centesimi oppure migliaia di euro. Non per quello che fanno, ma per quanto è difficile trovarle. Questo è il punto zero. Pokémon non ti insegna a giocare, ti insegna che il valore è instabile, la fortuna conta e aprire è meglio che scegliere, prima ancora delle regole. In pratica ti insegna il mercato sin da bambino. Se il vero centro del Pokémon TCG non è il gioco, ma il pacchetto, siamo sicuri che sia nato davvero per far giocare i bambini? Una carta Pokémon non è rara perché è difficile da produrre. È rara perché qualcuno ha deciso, non si sa chi, che lo fosse. Questo è il punto chiave. Stampare una carta comune e una carta ultra rara costa esattamente la stessa cosa. Stessa carta, stesso cartoncino, stesso inchiostro, stessa linea di produzione. La differenza di valore non è industriale, come succede sempre, è statistica. La Pokémon Company dichiara la rarità, ma non dichiara le percentuali reali. Tu non sai quante carte esistono davvero, quante sono stampate e quante ne restano in circolazione. Sai solo una cosa: potresti non trovarla mai. E questa è scarsità artificiale creata da loro. E attenzione, non è scarsità come un quadro unico, è scarsità programmata in serie. Ogni espansione ha carte chase, che guidano l'espansione, no? Ha una probabilità bassissima e temporanea. E quando l'espansione va fuori stampa, la scarsità aumenta automaticamente. Non perché sia la carta migliore, ma perché non può più uscire dai pacchetti. Ed è un dato concreto quello che vi do adesso. Negli ultimi anni sono state prodotte decine di miliardi di carte Pokémon. Eppure alcune singole carte vengono trattate come se fossero reliquie. Questo non è paradosso, è semplicemente design. Stampi tantissimo, rendi pochissimo però desiderabile e crei un'illusione di unicità. Qui entra in conto il cortocircuito mentale. Il collezionista non pensa questa carta è rara perché esiste poco. Pensa questa carta vale perché io non l'ho trovata. Ed è qui che il sistema diventa perfetto. Perché più cerchi la carta, più pacchetti compri, più il sistema guadagna. Anche se non la trovi mai. La scarsità non serve a premiare, serve a prolungare il consumo. Se una cosa è rara solo perché è difficile da trovare casualmente, la domanda che faccio a voi è che stiamo parlando di valore reale o di una probabilità mascherata da oggetto? Aprire un pacchetto Pokémon, ragazzi miei, non è un atto neutro, è un'esperienza progettata. Non lo diciamo noi, lo dice la psicologia comportamentale. Il pack opening funziona su un principio molto preciso. Ricompensa a rapporto variabile. È lo stesso meccanismo usato nelle slot machine, nelle loot box e nei famosissimi gratta e vinci. Non sai quando arriverà la ricompensa, sai solo che potrebbe arrivare.
ed è questo che ti fa continuare. Ogni pacchetto Pokémon ripete lo stesso rituale. Apertura lenta, abbiamo la suspense, carta dopo carta, ce le mettiamo dietro apposta per ricevere il climax finale. Il cervello non reagisce alla carta rara, reagisce all'attesa. Gli studi lo mostrano chiaramente. La dopamina aumenta prima della ricompensa. Il valore è nell'anticipazione, non nell'oggetto. E c'è un altro elemento chiave. Il near miss. L'abbiamo sentito spesso. Apri il pacchetto, trovi una carta quasi rara, o una versione sbagliata, o una carta bella ma senza valore. Il cervello registra, ci sono andato vicino, ma non è vero. È come le slot. E statisticamente sei esattamente dove dovevi essere. Questo crea una distorsione, non pensi ho perso, pensi la prossima volta potrebbe essere quella giusta, ci sono andato vicino. Ed è qui che il sistema vince. Un altro dato spesso ignorato è la ripetibilità. Il pacchetto costa poco, relativamente poco rispetto a certe carte. Dura pochi secondi, può essere riaperto subito. È una micro esperienza a rischio economico percepito basso, ma moltiplicata nel tempo diventa una spesa enorme. E attenzione, il Pokémon TCG non è illegale, non è nascosto, non è clandestino o devi avere 18 anni, è normalizzato. È venduto ai bambini, è regalato, ma non le carte, aprire le carte, protetto dal linguaggio del gioco, ma il meccanismo è lo stesso. Qui arriva il punto più scomodo. Il sistema non ti premia assolutamente per strategia o per abilità o per conoscenza, ma ti premia per persistenza. Più apri, più il sistema guadagna, indipendentemente dal risultato. Se togli il disegno, togli il brand e togli la maledetta nostalgia, cosa rimane davvero nell'atto di aprire un pacchetto Pokémon? Un gioco o una speranza a pagamento? Un bambino che apre carte Pokémon non impara solo a giocare, impara a valutare. Fin dai primi pacchetti, le domande non sono come funziona questa carta, come si usa in partita. Le domande sono altre. Fin da bambini, questa quanto vale? Questa è rara? Scambiamo? E sono stato troppo buono nello scambiamo. Questo è un dato culturale, non un'opinione. Il Pokémon TCG introduce molto presto 3 concetti chiave: gerarchia di valore, confronto costante e aspettativa di rivalutazione futura. A differenza di altri giochi, il valore non è fisso, non è deciso da regole e non è uguale per tutti. Il valore è relativo. Dipende da 3-4 cose: rarità, domanda, percezione, ed è esattamente come un asset. Un bambino capisce subito una cosa: alcune carte contano, altre non contano, addirittura le buttano nella spazzatura, non perché non funzionino, ma perché nessuno le vuole. Questa è una lezione economica, non ha niente a che fare con un gioco. E c'è un altro passaggio cruciale: la carta non è più bella, forte o divertente, diventa, teniamola, oppure vendiamola subito, oppure aspettiamo che aumenti di valore per divertirci. Il tempo entra nel valore. Il concetto di holding, come per le azioni o l'oro, entra nel gioco. E questo avviene prima di qualunque educazione finanziaria formale. Prima di sapere cos'è un'azione, un investimento, una bolla, il bambino ha già interiorizzato che qualcosa può valere di più domani. Non serve che ci sia malizia. Il sistema funziona lo stesso. Non serve insegnarlo. Il design lo trasmette da solo. Ogni pacchetto è una micro lezione. Non tutto vale uguale. La fortuna incide e la scarsità crea status. Qui non stiamo dicendo che Pokémon rovina qualcuno, assolutamente. Stiamo dicendo una cosa diversa, un po' più precisa. Pokémon normalizza meccaniche speculative in un contesto emotivamente sicuro. Molto colorato, con animaletti. Se impari da bambino che il valore dipende dalla scarsità e non dall'utilità, quando diventi adulto
Stai davvero giocando di più o stai solo ripetendo lo schema?